Acerbi, Inter, è arrivato il momento di parlarne perché in questo momento il suo è il nome più accreditato per la difesa nerazzurra. Sappiamo che l'Inter dovrà riempire questa benedetta casella lasciata libera dall'addio di Andrea Ranocchia e per farlo l'Inter ha individuato principalmente due obiettivi. Uno è Acerbi, che vi ho appena nominato, considerato però l'alternativa Manuel Akanji, che è il vero primo obiettivo della dirigenza nerazzurra, ma ci sono diversi ostacoli per arrivare al difensore del Borussia Dortmund. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, bentornati e benvenuti in questo nuovo contenuto dove vi presenterò la situazione attuale per quanto riguarda il vice De Vrij, l'acquisto di questo nuovo difensore che sicuramente arriverà, ma non è ben chiaro ancora chi sarà tra Akanji e Acerbi, che sono i due principali candidati. Prima di partire però con il contenuto vi invito a lasciare un bel mi piace e a iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun tipo di aggiornamento sul mondo Inter. Detto questo, prima di arrivare alla questione Acerbi, dove analizzeremo anche le polemiche che ovviamente, come dire, si porta a valanga il nome di Acerbi, soprattutto sul mondo Inter, partiamo dagli ostacoli per la trattativa di Manuel Akanji. Cos'è che adesso non permette l'arrivo di Akanji all'Inter? Lo svizzero, nonostante il contratto in scadenza nel 2023, viene valutato dal Borussia Dortmund ancora 15 milioni di euro. Se vi ricordate ragazzi, vi abbiamo anche raccontato qui su Passione Inter, nelle scorse settimane si era ipotizzato di una possibile estensione del contratto di Akanji fino al 2024 per permettere così la formula del prestito con diritto oppure obbligo di riscatto all'interno della trattativa con l'Inter. Ecco, adesso le cose sono cambiate perché il Borussia Dortmund non vuole più questo tipo di soluzione. L'Inter continua a sperare che il Borussia Dortmund possa poi abbassare le pretese economiche man mano che ci avvicineremo alla fine del calciomercato, magari al club tedesco salirà l'ansia di poter perdere a zero Akanji e dall'altra parte i nerazzurri sperano che Zhang poi dia il via libera a questo piccolo investimento. Intanto però salgono le quotazioni di Acerbi. Perché salgono? È molto probabile che la Lazio adesso possa aprire al prestito per Acerbi e l'ingaggio del difensore è di gran lunga inferiore la metà a quello di Akanji e questo può essere un fattore molto importante per il taglio ingaggi che si è prefissata l'Inter di circa il 15%. Però, come dicevo prima, il nome di Acerbi si porta dietro di sé un mare di polemiche, comprensibili anche, è comprensibile il sentimento di molti tifosi nerazzurri, espresso tra l'altro sui social proprio in queste ore con l'hashtag Acerbi non ti vogliamo. Il sorriso isterico, quello in Lazio Milan, è il principale fautore di queste polemiche e del sentimento dei tifosi nerazzurri. È un sorriso isterico che era stato definito al tempo così anche dallo stesso Acerbi, che si era in un certo senso scusato o comunque giustificato di quell'espressione facciale verso i propri tifosi e comunque questo sorriso non è stato accolto benissimo, per usare un eufemismo, dai tifosi dell'Inter. Ma se vogliamo guardare al bene e alle esigenze dell'Inter, Acerbi secondo me è un'opzione logica, non un ottimo colpo, non un'ottima opzione, ma è un'opzione logica. Capisco il sentimento che molti di voi sono sicuro esprimeranno anche qui sotto nei commenti, vi invito comunque sempre a scriverci nei commenti, è molto importante il vostro feedback, ma con toni educati e rispettosi verso di noi e verso anche chi legge. Lo capisco benissimo questo sentimento. Il difensore non starà simpatico a molti di noi, non sta simpatico a tanti della redazione di Passione Inter, però se vogliamo analizzare il suo acquisto ci sono diverse cose, anche positive, se vogliamo, da dover considerare. Dal punto di vista dell'interismo, Acerbi non sarà mai Ranocchia. Questo è indubbio. Ranocchia è stata una colonna dell'Inter nel bene e nel male per diversi anni, per 11 anni, ma sotto il punto di vista tecnico possiamo tranquillamente definire Acerbi superiore a Ranocchia. Lo possiamo considerare un upgrade, se così vogliamo. Per diversi motivi, nella sua carriera il difensore della Lazio ha dimostrato tante cose, molto più che Ranocchia, ha fatto parte di una Lazio insieme allo stesso mister Inzaghi e questo è un aspetto che sicuramente
sia l'Inter che Acerbi dalla sua parte stanno tenendo in conto. Acerbi può ritrovare un allenatore con cui ha fatto bene, con cui ha vissuto il periodo migliore della propria carriera, e dall'altra parte l'Inter sa che se dovesse arrivare Acerbi ha in panchina un allenatore che lo può allenare al meglio, che lo conosce alla grande. Però in generale Acerbi ha fatto parte di una Lazio molto forte, che ha raggiunto diversi obiettivi, ha vinto anche diversi trofei, e nel giro della nazionale da diverso tempo ha fatto parte della truppa che ha vinto l'Europeo, giocando anche, se non sbaglio, un paio di partite, e ha una grandissima esperienza in Serie A, e questa è una cosa molto importante, oltre che internazionale con le partite europee dei biancocelesti. Però l'aspetto economico è quello che fa la differenza in tutto questo discorso. L'Inter può arrivare ad Acerbi con pochissimo denaro, in prestito addirittura, consentendo di mantenere quegli equilibri economici prefissati dalla proprietà, ed evitando così poi un grosso impatto sui conti, che poi diciamo che presumibilmente ci costringerebbe ad altri sacrifici sul mercato. Però ecco, questa è la cosa più importante che ci tengo a sottolineare a nome di tutta Passione Inter. Capiamo le polemiche, molti di noi non sta simpatico il personaggio Acerbi, ma in sé lo consideriamo un'opzione logica con una prerogativa fondamentale, ed è quella della formula con cui Acerbi potrebbe arrivare all'Inter. Acerbi deve arrivare all'Inter in prestito secco. Investire anche una piccola somma di denaro in un difensore 34enne, che molto probabilmente tra un paio di anni sarà a fine carriera, magari si potrebbe tranquillamente ritirare, ecco, non sarebbe proprio l'ideale per l'Inter. Si rischierebbe di ritrovarsi in rosa un altro caso Kolarov, che tra l'altro onestamente io ancora devo capire perché Kolarov sia arrivato all'Inter, ha fatto più danni che altro. Lo comunque ringraziamo per l'apporto che sicuramente avrà dato lo spogliatoio, visto che Kolarov ha avuto una carriera molto importante, ma parlando di campo ha dato pochissimo, ha fatto quell'errore nel primo derby della seconda stagione di Conte, per il resto non ha fatto molto. Quindi ecco, io ho molta paura che Acerbi, arrivando al titolo definitivo, possa diventare un caso Kolarov puntata 2, tenendoci ecco, sul gruppo questo Acerbi per 2 anni su ingaggio. Ecco, non lo vedrei come un ottimo colpo per l'Inter, per usare un eufemismo. Il prestito invece potrebbe consentire ai nerazzurri di fare una mossa molto interessante, questa secondo me è da tenere a mente, perché se l'Inter non può arrivare adesso da Kanji, ci può tranquillamente arrivare nel 2023 a parametro zero, anche perché i quotidiani hanno sottolineato più volte il desiderio di Akanji di trasferirsi in nerazzurro, e quindi questo mi fa pensare che magari il difensore svizzero sarebbe anche disposto ad arrivare a zero tra un anno, anche se è vero che c'è lo scenario dei mondiali, lui è una colonna della nazionale svizzera, la Svizzera ci sarà ai mondiali, purtroppo l'Italia no invece, e quindi è come dire, comprensibile che Akanji voglia giocare nei prossimi mesi per arrivare al top al mondiale, visto che il Borussia Dortmund l'ha praticamente tagliato fuori dalla rosa. Però c'è anche questo scenario da considerare: l'Inter può arrivare ad Akanji nel 2023, e prendendo adesso Acerbi i nerazzurri potrebbero mettere una pezza importante momentanea per poi andarsi a rinforzarsi davvero con lo svizzero la prossima stagione. Tra l'altro c'è da considerare anche che De Vrij e Skriniar sono in scadenza di contratto nel 2023, quindi questi sono poi fattori positivi che potrebbe portare l'arrivo di Acerbi. Come vi dicevo prima, ricordo che potete scrivere nei vostri commenti anche esprimendo la vostra come dire, il vostro disappunto su un ipotetico arrivo di Acerbi, però ecco, senza sfociare nell'insulto e nel linguaggio volgare, perché ripeto, le polemiche sono comprensibili, sono anche condivise da una parte della redazione di Passione Inter, però a mio modesto parere ritengo che Acerbi sia un'opzione logica, che poi sia come dire, sia stato un giocatore del Milan, che ci sia stato quel sorriso isterico, nessuno lo può togliere. Fatemi sapere quindi, ragazzi, nei commenti cosa ne pensate del possibile arrivo di Acerbi, soprattutto cosa ne pensate dei possibili fattori positivi che vi ho portato sul tavolo, tra virgolette. E visto che abbiamo parlato tanto di polemiche, ricordo di iscrivervi al club di Passione Inter, perché lì discutiamo di polemiche, ma soprattutto discutiamo in modo educato dei temi Inter, ed è una grande famiglia, ci vogliamo bene, ci confrontiamo ogni giorno. Ma dicevo, visto che abbiamo parlato di polemiche,
perché anche ieri abbiamo fatto uscire un video, un periodo di polemiche ragazzi, pensate se non avessimo vinto con Lecce, dico io, pensate se Dumfries non avesse buttato dentro quella palla, che settimana sarebbe stata, perché c'è stata la cessione di Cesare Casadei, criticata da una parte della tifoseria nerazzurra, e poi c'è stata questa polemica sollevata dalla Gazzetta dello Sport sui giovani, sul Milan che ha un progetto giovane, mentre l'Inter li vende solamente. Ecco, noi di Passione Inter ne abbiamo parlato proprio ieri sul nostro canale YouTube. Se ci stai seguendo da podcast, ti lascio il link in descrizione per recuperare l'episodio realizzato dal nostro Antonio Siracusano, mentre se ci stai seguendo da YouTube puoi cliccare qui e recuperare il video.